Bentornati sul canale. In questo nuovo video andiamo a vedere l'aggiunta di una nuova pagina al nostro pannello di controllo per tablet per la visualizzazione di dettaglio degli allarmi. Utilizzando adesso abbastanza di frequente il tablet a muro, mi sono reso conto che quando capita un allarme, quindi quest'icona qui in alto a destra diventa rossa, io cliccando posso vedere il tipo di allarme, ma non posso vederne il dettaglio. Per vederne il dettaglio devo andare sullo smartphone e utilizzare la sitemap. Quindi ho deciso di aggiungere una pagina che quando viene aperta cliccando sull'icona allarme che ho in home page non viene quindi più aperto questo dettaglio di gruppo, ma viene aperta un'ulteriore pagina dove posso esplodere il dettaglio dei singoli allarmi. Quindi andiamo a creare questa pagina e poi la agganciamo a questo pulsante. Quindi andiamo nei settaggi e andiamo ad aggiungere la pagina. Quindi clicchiamo sul più e aggiungiamo una pagina di tipo layout. La facciamo diventare fixed canvas come le altre e gli andiamo, facciamo vedere la griglia che mi viene più comoda e andiamo a impostare la dimensione in modo tale che replichiamo le altre pagine che abbiamo già fatto per il tablet. Quindi la dimensione è 1150 come larghezza e 600 come altezza. Quindi iniziamo ad aggiungere i widget, anzi diamo prima il nome, la chiamiamo allarmi, la mettiamo come sempre in sidebar. Per adesso lasciamo perdere l'ordinamento, vediamo dove appare e poi decido dove metterla. E quindi possiamo adesso aggiungere i vari widget. Io ho 6 allarmi da mettere, quindi per adesso, quindi posso dimensionarlo in modo tale che ce ne stiano 3. Inizio a crearne uno, poi vedo. Quindi aggiungiamo di tipo label e andiamo a configurarlo. Togliamo la shadow, quindi l'ombra, e andiamo a configurarlo. Quindi come titolo iniziamo a mettere il primo allarme, allarme network. L'azione da fare quando viene cliccato è la visualizzazione dei dettagli, quindi capire qual è l'elemento che ha scatenato l'allarme. Quindi facciamo la group detail come azione e scegliamo il gruppo network check error, che è il gruppo che racchiude tutti i dispositivi di rete e me ne fa vedere quindi lo stato. L'item che vogliamo invece visualizzare è direttamente l'allarme network. La label la rendiamo dinamica nel solito modo, inserendo la formula che in base al valore del nostro item di allarme visualizza un testo piuttosto che un altro. Quindi se l'allarme è attivo visualizzo error, altrimenti visualizzo ok. Stessa cosa per l'icona, quindi se l'allarme è attivo io visualizzo l'icona del set di Iconify Acar Icons, praticamente l'icona col triangolo rosso, altrimenti visualizziamo il check verde. Praticamente sto scrivendo le stesse icone che ho usato nel pannello, nella home page del pannello di controllo per il widget dell'allarme. Sicuramente starò facendo degli errori, ma
poi al massimo li correggiamo. Poi devo mettere, no, sì, il font size mettiamo 64 pixel. Il colore dell'icona dipende sempre dal valore del nostro item, quindi se off mettiamo verde, altrimenti mettiamo rosso. La dimensione dell'icona è 76 pixel e dovremmo essere a posto, nessuna trend line, tanto non ci interessa. Ok, salviamo. Allora, non vedo l'icona, quindi vuol dire che ho sbagliato qualcosa. Usiamo lo YAML per essere più rapidi, quindi vediamo un po'. Ho messo 2 apici, vediamo se è solo questo. Ok, quindi adesso ovviamente il network è tutto a posto, quindi mi visualizza ok. Io adesso salvo, vado in run mode per verificare cosa faccio al click. Al click, ecco, vedete che vedo tutti i dispositivi di rete che sono online. Ok, a questo punto faccio un copia e incolla. Incollo di nuovo e vedo solo se... Sì, forse lo posso fare un goccio più largo. Facciamo così. Mettiamo uno in più. Questo lo togliamo. Questo lo togliamo. Copiamo e incolliamo. E incolliamo. Vediamo se ci stiamo così. Ok, va benissimo. Quindi faccio 3 file sopra, 3 oggetti sopra e 3 oggetti sotto. E poi avrò dello spazio in più nel caso aggiungerò degli allarmi. Quindi andiamo a configurare il secondo allarme, lo vediamo ancora insieme, poi il resto lo faccio, vi faccio vedere il risultato finale. Quindi andiamo a mettere come secondo allarme, mettiamo l'allarme spazio disco. Al click vado a vedere sempre i dettagli di un gruppo. In questo caso non è propriamente un gruppo perché è direttamente un item della System Info, quindi vado a vedere direttamente il valore dello spazio disco disponibile. L'allarme è allarme spazio disco. A questo punto devo cambiare tutte le formule, ma le formule le cambio dallo YAML. Quindi mi copio il mio nome dell'allarme e lo incollo al posto dell'altro. Ok, salviamo, andiamo a vedere se funziona. Ok, mi fa vedere lo spazio disco disponibile e adesso posso andare avanti a creare gli altri 4 allarmi che mi mancano. Tralasciamo questa parte di video e vi faccio vedere poi il risultato finale. Ed ecco il risultato finale con i 6 allarmi, i 6 box di allarme messi nella pagina. Quindi verifichiamo se tutto funziona con il click. Allora, allarme network l'abbiamo visto prima, ok, allarme spazio disco l'abbiamo visto prima, allarme energia, il click mi fa vedere consumo e la produzione, dove poi posso andare nel singolo dettaglio del consumo. Allarme items non aggiornati, che è quello che uso più di frequente, mi fa vedere nel caso ci siano degli item che non sono aggiornati da più di un giorno, qui l'elenco di quali sono. Adesso è vuoto. Allarme gas cucina mi fa vedere il valore del gas e allarme robot mi fa vedere il valore dei consumabili, che sono i valori che sono sensibili all'allarme. Tra un po' mi scatterà perché ho la spazzola principale al 17%. Ok, l'ultimo step che dobbiamo ancora fare è quello di aggiungere questa pagina al click nel widget dell'allarme in home page. Quindi salviamo. Andiamo a prendere la nostra home, vado su widget allarme, lo configuro
e il mio action non è più il group detail, ma è il navigate to page e la pagina è allarmi. Andiamo a vedere se funziona, salviamo, apriamo il nostro pannello di controllo, ci mettiamo in modalità tablet, clicchiamo su allarmi, ecco la nostra pagina con i nostri dettagli. Ok, direi che tutto funziona, abbiamo raggiunto l'obiettivo.